tutti amici, in questo video andremo a riparare un asciugacapelli. Il guasto che ha adesso è che una delle due resistenze non scalda, praticamente fa solo la prima caloria, che è questa, ma la seconda no, il resto funziona tutto. Questo era già stato riparato da me in precedenza per un problema al motore che era rumoroso, e adesso vi spiegherò il problema del motore e il problema della resistenza, e vi spiegherò anche i due modelli tipici che ci sono di asciugacapelli. Questo tipo di asciugacapelli qua, già sollevandolo si capisce che è un asciugacapelli molto pesante rispetto ad altri, perché esistono due tipologie di asciugacapelli. Allora, quelli col motore tipo questo, che è un motore 220 in alternata, che è molto pesante, e all'interno c'è presente questa resistenza con i suoi pulsanti, questa praticamente identica a questa qua, già col suo collegamento resistenza e pulsanti. Cosa succede? Il motore praticamente è qua dietro, adesso non mi ricordo più, girato così mi sembra, la resistenza è qua davanti, qua c'è la ventola sopra, prendiamo una ventola, questa qua non è la sua ventola, però c'è una ventola sopra che spinge l'aria e spinge il calore verso la resistenza. Quelli diciamo più leggeri di Foni, che sono l'altro modello, sono fatti diversamente, hanno questa resistenza, il motore montato qua all'interno. Adesso andiamo a prendere un motore tipo questo, vediamo questo che è uguale, c'è montato un motore qua all'interno, ok. Il motore, adesso vi faccio vedere, è questo qua, è un motore in continua a magneti permanenti, questo va solo in continua di motore, infatti c'è montato un suo ponte raddrizzatore qua con il suo condensatore, penso per i disturbi, e va inserito qua in mezzo da qualche parte, così va inserito dentro qua. Da qua esce la ventola, così come questo, ok. E cosa succede? Il motore, questo qua pesante, diciamo a 220 in alternata, prende direttamente corrente dalla 220 della rete. Questo, essendo un motore a bassa tensione, perché adesso non so quanto sarà, 24 volt, 40 volt, 30 volt, non lo so, praticamente prende la resistenza, si collega attraverso la resistenza dell'avvolgimento, poi prende, i fili vengono collegati qua con questo ponte raddrizzatore, la resistenza fa la caduta di tensione che serve per far funzionare questo motorino. Questi di solito, questi tipi di asciugacapelli con questo sistema, diciamo, durano di meno. Poi quando li prendete in mano vedete che sono molto più leggeri, anche perché se c'è uno sbalzo di tensione o la resistenza tende ad andare verso il corto, perché si accavalla, ok, arriva tutta la tensione sul motore e si brucia, perché questo non è fatto per andare a 220, mentre invece questi motori sono costruiti proprio per andare a 220 in alternata. Riassumendo, questo è un motore in alternata che va col 220 della rete diretta, questo è un motore che va solo in continua ed è a magneti permanenti, va solo in corrente continua, ok. Questo asciugacapelli è già stato riparato in precedenza da me per il motore, era diventato rumoroso, il motore rallentava, sembrava che sfregava da qualche parte. Praticamente cos'è che succede? Si allarga questa bronzina, io
ho trovato un motore uguale, ho cambiato tutta la, diciamo, la calotta qua, la sua bronzina era nuova e ho risolto il problema, perché quando si allarga questa bronzina il rotore che c'è all'interno comincia a ballare, fa rumore e il motore gira male, comincia a rallentarsi e poi alla fine succede che comincia a sfregare contro lo statore, a fare rumore e poi alla fine brucia. Ok, ora iniziamo con la riparazione di questo asciugacapelli. Le viti sono due, il problema è sempre aprirlo perché c'è un gancio qua sotto e di solito faccio sempre fatica. Vediamo se... ok, stavolta no, perché ormai i ganci sono... tante volte non si riesce a sganciare qua. Allora, vediamo un po' come è messo. Allora, questo è il motore che io ho già riparato cambiando la calottina. Vediamo cosa è successo alla resistenza. Sarà un po' duro da estrarre perché è incastrato bene nella plastica. Ok, ok. Questo è un supporto che tiene la resistenza. Praticamente vi faccio vedere con questa resistenza che è di un altro, praticamente la tiene incastrata così, vedi? Si vede? Sì. La tiene incastrata così e viene spinta fino in fondo alla sua battuta. Ricordatevi di metterlo perché è importante. Adesso togliamo la resistenza e vediamo dove che si è aperta. Allora, vedete che la resistenza si è aperta in questo punto. Allora, questa era già stata riparata da me, se riuscite a vedere, perché quando mi si apre io cosa faccio? Prendo i due fili, li allungo e li attorciglio. Vediamo che vi faccio uno zoom perché vi voglio far vedere bene. Ok, allora andiamo di qua, di là. Ok, allora questo è il punto che avevo giuntato la volta scorsa, tagliando i pezzi, tagliandolo e tirandolo un po', attorcigliandolo, però bisogna stare attenti a non farli toccare uno con l'altro. Allora, adesso la resistenza si è rotta qua, vedete? Questo è il punto dove si è scaldata. Si potrebbe fare la stessa cosa. Adesso vedrò se ripararla, se conviene ripararla o mettere questa che avevo di un altro fono identico, che ormai il motore non era più buono, e sostituirla con questa che è ancora buona. Dovrei dargli una soffiata prima. Ok. Comunque, se voi non avete una resistenza e volete aggiustare una cosa di questo genere, sappiate che è fattibile, perché si tratta solo... Allora, saldare non se ne parla perché è un cavo resistivo, è un filo resistivo, e se lo saldate tipo con lo stagno così, anche già farete fatica a saldare. Col calore si staccherà subito. Mentre invece attorcigliandolo bene come ho fatto io in questo punto
dove ho fatto vedere prima, vedete che resiste. Dovete però allungare il filo, tentate di tirare, aspetta che adesso vi faccio un po' ancora lo zoom, ok, dovete tentare, faccio vedere bene così almeno se volete farlo anche voi, tentare di tirare questo filo e farlo scattare di magari 1 o 2 gradini nella sua sede, ok, così l'avete più lungo e avete la possibilità di tirare. E poi prendere l'altro con un tronchesino senza rovinarlo, che è questo, quello che altro che si rovina. Anche lui è corto, allora farete la stessa cosa. Se riuscite a recuperare dall'altra parte, tirate un po' e così si allunga. Se volete fare questa prova, poi tagliate il pezzo che è ormai ossidato. Ok. Un'altra cosa che potete fare è prendere la carta vetrata molto fine, tipo questa, che è la carta vetrata 250 penso, 220, 250, e carteggiare un po' il filo in tutte le direzioni, sia da una parte che dall'altra. Quando avete le due estremità belle pulite, ok, cominciate con le dita ad attorcigliarli. Allora, così. Questo si può piegare dalla parte di qua, cioè piegarlo così. Adesso che verrà attorcigliato, allora teniamolo con questo, gli diamo una torcigliata ancora, ok, e poi lo pieghiamo dalla parte di qua, così. Vedete le due riparazioni? La prima, che avevo fatto un po' di tempo fa ancora su questo fono, e quella che ho fatto adesso, che è questa qua. Questa qua sotto. Sono riuscito a girare il filo attorcigliato in dentro, perché sennò esce all'esterno e poi mi tocca nella parte del fono, e sono riuscito a tenerli ancora belli distanziati. Ora proverò subito se vanno tutte e due le calorie. Allora, io vi ho fatto vedere questo sistema di riparazione perché la prima riparazione che ho fatto l'ho fatta 3 o 4 anni fa, mi sembra, di questa resistenza, forse anche di più. Dunque non è una cosa che, se è fatta bene, dovrebbe durare. Infatti questa è durata, se è aperta da un'altra parte. Tante volte si apre dove viene attorcigliata perché si scalda in quel punto lì.
Io potevo benissimo mettere questa qua che avevo recuperato da un altro fono identico, da un altro asciugacapelli identico, però è proprio per farvi vedere che si può riparare. Ora vado subito a inserirla. Allora, adesso qua bisogna capire come era dentro così, ok, il motore era dentro così e andiamo subito a provarlo. Allora, allarghiamo un po' l'immagine, ok. Questo bisogna mettere, aspetta, facciamo così, mettiamo su prima questo così almeno non sbaglio, ok, questo adesso così, mettiamolo su bene, ok. Il filo dovrebbe passare sotto. Mettiamo le due viti, i fili vanno fatti passare dentro qua, dentro questa cava qua. Questo di fono è abbastanza semplice da aprire anche come manico, alcuni sono un po' più complessi. Come dicevo, ci sono due ganci qua, prima bisogna agganciare questi e infatti le prime volte si fa fatica. Questo forse è stato aperto già tante volte e non si fa fatica. Vediamo subito se vanno le due calorie. Già acceso. Allora, ok, allora, prima proviamo la prima velocità. Prima velocità, minima caloria, massima caloria. Poi ve lo faccio vedere con uno strumento che vede la potenza e l'assorbimento. Ok, seconda velocità, prima caloria e seconda caloria. Ok, ora vi farò vedere con lo strumento la potenza e la corrente erogata di questo fono e vedremo se vanno tutte e due le resistenze. Inquadriamo bene, ok. Allora, cominciamo con gli ampere. Allora, accendiamo prima velocità e prima caloria, 3 ampere. Prima velocità, seconda caloria, 5 ampere. Seconda velocità, prima caloria, 3 ampere 70. Seconda caloria, seconda velocità, 7 ampere.
facciamo la stessa prova e vediamo i watt. Ok, partiamo. Prima velocità con la prima caloria siamo 780 watt. Prima velocità con la seconda caloria siamo 1122 watt. Seconda velocità con la prima caloria 815 watt. Seconda velocità con la seconda caloria 1500 watt. Vedete che le resistenze vanno tutte e due. Se tolgo la resistenza vediamo solo la potenza del motore, 94 watt. Ok? Non lo spengo perché fa un po' troppo caldo. E come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.